Credo di aver fatto fuoristrada più estremo tutta la mia vita. Porco cane. Non me l'aspettavo, non ero pronto, non ero mentalmente pronto, eppure l'ho fatto. Mi sono buttato. Io quando vedo una strada sterrata e vedo che il mezzo ce la può fare, ce la può fare e alla fine ce la faccio sempre, porco di quel cane. È stata veramente dura, stressante, molto stressante. Per la prima volta ho fatto una strada che è veramente super sconnessa. Sono andato in twist un paio di volte. Per fortuna non ho mai toccato con la coppa dell'olio, però ci sono stati dei passaggi veramente tosti. Tutto questo senza il 4x4, perché il nostro caro amico Lorenzo, se vedi questo video sappi che ti ho pensato parecchio, ancora non mi ha consegnato la trasmissione centrale che dà la trazione integrale. Quindi sono un 2VD e va bene, sì, ho un rialzo parecchio, già il Ducato è abbastanza alto, già ho le ruote da 16 che aiutano molto, già un rialzo di 5 cm, però porco cane, la trazione integrale mi avrebbe fatto molto più piacere fare questa strada. Purtroppo ho filmato solamente alcuni passaggi della salita, che la salita ovviamente è sempre più tosta, perché non ero mentalmente pronto. In genere quando faccio un video me lo preparo un attimo, vedo la strada. Questo giro era veramente stressato, dovevo fare 5 km di questa strada qui che sono veramente tosti, ma vi prometto che domani mattina la discesa ve la farò vedere, perché vi dovete rendere conto che basta un poco di manualità con la macchina, con le strade sterrate, che un mezzo come un Ducato può arrivare veramente dappertutto, perché è veramente alto. Ha una prima, io impazzisco perché c'ha una prima che è cortissima, cioè non vale per niente, perché in città fai 5 metri e devi già mettere a seconda. Fra l'altro, se voi andate nel libretto di uso e manutenzione, la seconda è fatta per partire, cioè è fatta per essere utilizzata come la prima, è scritta nel libretto, perché è proprio corta. Io non so se è il mio mezzo che nasce con una prima più corta, sta di fatto che con la prima io veramente scalo le montagne, è pazzesco. Ma soprattutto il diesel, il 2008 diesel, che cavolo, c'ha una spinta che basta che gli dai un filino di gas e lui si arrampica come una capra, cioè è difficile che si blocchi. Sta tramontando il sole, non so manco il nome di sto posto, sono eccitato in questo istante. Lo dirò domani dopo il detto studio, e vi dirò anche come raggiungerlo, se farlo e con che mezzo. È particolare perché si vedono l'est e l'ovest, quindi la costa est e la costa ovest. Credo che siamo sul 1000-1100 metri circa. Ora si tratta di far scendere un po' con l'adrenalina, un bel vino bianco che mi aspetta, cena, nanna. Ciao ragazzi. Signori, buongiorno, è arrivato il momento di scendere. Vediamo di filmare un po' di cose. Ovviamente la discesa sarà molto più semplice a livello motoristico, diciamo così, perché il motore praticamente non verrà utilizzato se non per l'uso nel freno motore, ma vi ricordo che in discesa l'avantreno è sollecitato da un peso molto superiore rispetto alla salita e c'è il forte rischio di spaccare tutto, di prendere la coppa dell'olio, di spaccare un semiasse, eccetera eccetera. Quindi, sebbene non vedrete delle scene epiche, dovrò comunque fare attenzione a non far del male al mio povero camperozzo. Questa è la vista dal lato ovest, quella che c'è in fondo è la spiaggia di Saleccia. Sul lato est invece abbiamo l'isola di Caparaia, l'isola d'Elba e si intravede in fondo persino la costa della Toscana. Questa invece è la strada che andremo a percorrere per il ritorno. Bando alle ciance, ci tocca scendere.
Bene, ce l'abbiamo fatta. Faticoso, ma ovviamente nella discesa sembra tutt'altro cammino, ci impieghi la metà del tempo ed è molto più semplice, perché ovviamente è il peso del furgone il vero problema, non è l'altezza in realtà. Ci vogliono circa un'ora e mezza per salire e una quarantina di minuti per scendere. Io sono salito da Sisco, paese ad ovest, si può salire anche dal paese ad est. Dicono che la strada da quell'altro paese è molto più tosta, ma io non ne sono convinto, perché i commenti che ho letto secondo me si rifrescono di gente che è salita da un lato ed è scesa dall'altro. Quando scendi ti sembra sempre più facile. Non so, io ve la butto lì, se la volete fare è spettacolare come strada, impegnativa, però non voglio essere irresponsabile della distruzione dei vostri mezzi, quindi se la fate a vostro rischio e pericolo. Io l'ho fatta con un Ducato 244 che è lungo 5,10 m, ma la lunghezza non è tanto il problema, ci vuole sicuramente un'altezza importante, che i Ducati sono abbastanza alti, però se avete le ruote del 16 già siete molto più bassi. Se poi soprattutto ve lo sconsiglio di fare con un motore piccolino a benzina, è necessaria la bella spinta del diesel. Poi ripeto, se lo volete fare, cazzi vostri. Mi sono dimenticato di dirvi il nome, si chiama Colle di San Giovanni, Colle Saint-Jean o qualcosa del genere. La sera non c'era nessuno, mentre al mattino invece abbiamo incrociato vari 4x4, moto, persino dei tour organizzati, turisti biondi scottati dal sole che fanno foto. Quindi potrebbe essere un po' un problema se volete dormire su e volete rimanere su, nel senso che fare la notte non c'è nessun problema, verso le 10 del mattino incomincia ad arrivare gente, turisti, gente a piedi, però la notte siete assolutamente solo, c'è una vista spettacolare e fa anche freschino. Ieri fuori c'erano tipo 17 gradi, spettacolare. Io proseguo il viaggio, adesso passerò a Bastia o Bastia come cavolo si chiama, per fare un po' di spesa, per ricaricare l'acqua, e poi penso che proseguirò per le Bocche di Bonifacio, che è l'unica zona della Corsica che ancora non ho visitato. Ciao ragazzi.